Domenico, vorrei tanto disinnamorarmi di questa persona, è stato tutto sbagliato. Ecco, tante persone mi pronunciano queste parole così come te le ho dette e oggi voglio spiegarti in questo video come è possibile disinnamorarsi, quali sono i due importanti passaggi da attuare perché questo accada. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL dal 2011 e su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti, così ogni volta che pubblicherò nuovi contenuti gratuiti durante la settimana potrai vederli in anteprima. Ora, detto questo, doverosa premessa. Quando finisce una relazione, quando si ha a che fare con un amore sbagliato, quello che ci viene più semplice fare è vivere di sensi di colpa. Ho sbagliato tutto? Non avrei dovuto farlo? Sarei dovuta essere più attenta? Avrei dovuto fare questo piuttosto che quell'altro? Quell'uomo per me è stato sbagliato? Quella donna mi ha distrutto solo la vita? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi una serie di sensi di colpa che soffocano le emozioni. In quel caso, agendo sempre in quella direzione, difficilmente ci si può disinnamorare. Perché è vero che magari in questo momento odi l'altra persona, oppure ti dà fastidio solo pensarla per quello che hai sofferto. È anche vero che pensandola stai dedicando non solo l'aspetto negativo della situazione, ma anche l'aspetto bello, perché ci sono stati dei momenti in cui siete stati bene. E pensando in modo intensivo quella persona, questi momenti vengono a galla. Quindi disinnamorarsi diventa quasi improbabile in questo modo. Esiste la strategia per potersi disinnamorare. Quello che bisogna considerare prima di tutto è che è necessario controbilanciare con l'amor proprio e ci sono due modi per poterlo fare. E oggi te li spiego appunto all'interno di questo video. Vediamoli subito. Il primo modo in assoluto per attuare questo processo di disinnamoramento è quello di fare rebranding, ok? Ora dirai, Domenico, che cavolo significa questa cosa? In realtà è un termine che si usa nel marketing quando un'azienda X vuole ricostruire la propria immagine, ok? Facciamo finta che Coca-Cola ha utilizzato sempre i colori del rosso, all'improvviso decide che vuole utilizzare sì i colori del rosso ma aggiungendo un po' di bianco ovunque. Quindi cosa fa? Va a migliorare la propria immagine sulla base proprio di quelli che sono i feedback e le richieste e soprattutto i consensi o meno che ha ricevuto da parte delle altre persone. Quindi raccolti questi consensi decide di migliorare questo aspetto dando qualcosa in più. Ora, nelle relazioni non funziona esattamente allo stesso modo. Ho voluto farti questo paragone un po' assurdo, un po' buffo, semplicemente per farti capire che è arrivato il momento di fare rebranding proprio della tua immagine e scrivere su un foglio di carta come sei stata fino ad oggi. Quali atteggiamenti ha utilizzato in una relazione di coppia fino ad oggi? Sono stata piuttosto permissiva? Sono stata piuttosto dipendente da parte dell'altra persona? Come mi sono vestita tutte le volte che avevo un appuntamento importante? Qual è l'immagine di profilo che io utilizzo sul mio WhatsApp? Ok, tutta una serie di domande che dovrai porti per capire cosa hai fatto fin qui, qual è stata la tua immagine fino a qui. Questo non significa che fare rebranding significa cancellare quell'immagine che hai avuto fin qui, no, migliorarla, potenziarla, perché ricorda che c'è la tua unicità, ok? Ora, in questo caso io sto parlando sia a un uomo che a una donna, non mi riferisco soltanto a un sesso piuttosto che all'altro. Quindi, qualora vuoi fare rebranding della tua immagine, inizia a considerare tutte le cose che puoi migliorare. Scrivi proprio su un foglio di carta, da una parte quelle che sono state le caratteristiche fino a qui e quelle che vorreste avere da questo momento in poi. Io in genere aiuto le persone proprio facendo questo esercizio, questo semplice esercizio. Una volta ricercate queste caratteristiche che si vogliono migliorare, inizio a suggerire alle persone proprio come farlo, inizio a tirar fuori in loro gli strumenti per poterlo fare. E qui
costruendo una nuova immagine stai già direzionando la tua attenzione su te stessa, su te stesso, ok? In maniera esclusiva. Questo non ti permette di dedicare a sua volta pensieri all'altra persona e riprendere quel meccanismo contorto dove lo amo, non lo amo, la desidero, non la desidero, mi ha fatto incazzare, scusate il termine, sono veramente triste, sono veramente sconfortata, sconfortato, eccetera, eccetera. Per evitare di entrare in quel meccanismo, la cosa migliore da fare è proprio la prima cosa, è fare questo rebranding della propria immagine. Ok? Quindi carta e penna, e questo è il primo passaggio che dovrai mettere in pratica. Detto ciò, ci spostiamo verso la seconda caratteristica di cui hai bisogno ora per cercare di disinnamorarti ottenendo il massimo da te stesso, da te stessa, ok? La comunicazione, ok? Come hai comunicato fino ad ora? Come hai comunicato con questa persona? Come hai comunicato con tutte le persone con cui hai a che fare tutti i giorni, sul posto di lavoro, a casa, con la famiglia? Qual è il tuo modo di comunicare? Te lo sei mai chiesto? Ti sei mai chiesto se utilizzi il ma, utilizzi il se? Oh, se avessi più tempo. Oh, come vorrei realizzare quella cosa. Vorrei venire, ma non penso di potercela fare. Quante volte utilizzi il ma? Quante volte utilizzi il però? Il vorrei? Prova a scansionarti per una giornata intera, una sola giornata. Inizi dalla mattina e quando dici una parola di queste, suona il beep sostanzialmente, no? Ti faccio l'esempio. In quei casi scrivi tutte le volte che hai utilizzato questi termini durante la giornata e soprattutto come questa comunicazione ti ha aiutato o meno. Perché può essere pure che questa comunicazione possa aiutarti, invece può essere che non ti aiuterà. Quello che ti chiedo ora, per poter attuare questo processo profondo di disinnamoramento, è utilizzare non solo fare rebranding con una nuova immagine, bensì utilizzare anche una nuova comunicazione. E quando dico nuova non significa parla diversamente da come hai parlato fino ad oggi. Significa parla in un modo nuovo, in un modo efficace, in un modo che ti permetterà di ottenere molti più risultati di quelli ottenuti fino a qui. Piuttosto che dire, oh, se potessi tornare indietro farei questa cosa. Perché non ti chiedi quali strumenti oggi ho a disposizione per ottenere questa cosa? A questa domanda dovrai rispondere prendendo carta e penna. Ah, c'ho l'intelligenza, sono una persona intelligente. Ah, c'ho pure qualche soldino da parte, potrei investire per fare questa cosa. E ancora ho la motivazione, in fondo io sono una persona determinata, è vero che ho sofferto, ma sono una persona determinata e quindi lo scrivi. Ecco, guarda qual è la differenza tra dirsi se avessi avuto, oppure proprio identificare quali strumenti a disposizione hai. La comunicazione è alla base di tutto, ok? Quindi rebranding e nuova comunicazione. Ti chiedo proprio di mettere in pratica queste due semplici azioni che poi sostanzialmente ti dedicheranno, ti prenderanno un po' di tempo, ecco qualche settimana. Ne vale la pena, perché tra 2 o 3 mesi potremmo ritrovarci qui a dire Domenico, avevo visto un tuo video 3 mesi fa, ma io non ne sono uscita fuori, non ne sono uscito fuori. Ancora penso al mio ex, alla mia ex, vorrei tanto disinnamorarmi. E invece no. Tu tornerai da me tra un po' di tempo e mi dirai Domenico, grazie al tuo video, ora mi sento una persona migliore. Magari ancora amo quella persona, ma l'amo in un modo diverso, ora sono una persona nuova. Ok? Io ti aspetto nel prossimo video. Iscriviti al canale, in descrizione troverai tutti i miei riferimenti se vuoi confrontarti con me, troverai tutti i social e tutto quello di cui hai bisogno per seguire tanti contenuti che pubblico settimanalmente in modo gratuito. Un abbraccio grande, alla prossima. Ciao!